Chiunque di noi conosce la differenza tra suono e rumore. Se diamo la definizione o chiediamo la definizione, magari le cose si possono fare un po' più confuse. Probabilmente le due risposte che vengono più spontanee, sia a noi che agli altri ovviamente, sono quelle legate proprio all'effetto, cioè la prima, quella che ritengo la più probabile, è quella di definire il suono piacevole e il rumore sgradevole, che dà fastidio. È ovvio che qui si apre una quantità di sempre, ma forse. Allora, facciamo una cosa, teniamolo un attimo lì, questa, e riparliamo dopo. Altra possibile definizione. Il suono è intonabile, il rumore no. E anche qui adesso soffermiamoci subito, chiedendoci magari cosa vuol dire? Perché? Allora, cosa vuol dire intonabile? Che io lo posso ricantare. Quando posso ricantare, rintonare tono? Toni e semitoni, ad esempio. Quando ho un'altezza precisa. Qui torniamo, anche qui a un altro video che riguarda la caratteristica del suono, l'altezza. L'altezza dipende dalla quantità di vibrazioni, dalla frequenza di vibrazioni. Quindi se un'onda sonora produce con regolarità la stessa vibrazione nel tempo, io la posso contare e di conseguenza ho l'altezza precisa contando in riferimento alla durata. Un suono quindi ha un'altezza precisa perché a seconda della quantità delle vibrazioni posso classificarlo, se è un Do, se è un Re, se è un Mi, quindi le note. Un rumore, nella sua onda sonora, non ha una regolarità e di conseguenza non posso intonarlo. Qui abbiamo dato la definizione in base all'acustica, che è la scienza che studia la vibrazione. Quindi, come definiamo, come suddividiamo suono da rumore? Suono, onda sonora regolare, rumore, onda sonora irregolare. Definizione teorica verbale, rendiamola più chiara. Guardiamo una vibrazione regolare, un'onda sonora regolare e una irregolare. Grazie al programma che utilizziamo spesso, che è Audacity, programma gratuito che potete ovviamente utilizzare e se non lo conoscete fatelo perché è molto utile, possiamo generare e di conseguenza vedere l'onda prodotta da un suono o da un rumore. Qui vi faccio subito vedere l'onda sonora prodotta da un suono. Il suono in questione è il La secondo spazio, 440 Hz. E qui vi ho dato la frequenza, la quantità di vibrazioni, 440 Hz è l'unità di misura, che corrisponde al La, ho detto, del secondo spazio. Con questa tastiera è questo suono. Il suono generato con Audacity è un suono non così più acustico, non ha il timbro e di conseguenza vedete la vibrazione è pulita, linda, assolutamente lineare. Ve lo faccio sentire così sentite la differenza un attimino. Però sia quello che questo che vi ho fatto sentire io sono intonabili, lo potete ricantare. 440 Hz. Vediamo adesso l'onda sonora generata da un rumore. Quello che vedete come pezzetto di riproduzione dell'onda è nello stesso lasso di tempo di prima del suono, quindi nello stesso tempo, nella stessa frazione di tempo. Però la vibrazione che vedete non è più regolare. Ve la faccio sentire così avete anche l'ascolto del rumore. E questo non lo potete rintonare perché non è regolare. Definizione chiara e assolutamente precisa. Adesso torniamo all'altra, quella che molto spesso sentiamo con questa suddivisione del piacevole o sgradevole. Quando abbiamo detto prima, insomma, qui si apre un mondo di perché, forse, ma non sempre, è vero, perché sempre il suono è piacevole, sempre il rumore è sgradevole.
Ovviamente no, dipende. Pensate solo agli strumenti. Se pensate agli strumenti a suono indeterminato, molte percussioni ovviamente sapete sono a suono indeterminato, vuol dire che non producono un'altezza precisa. E non possiamo dire però che un tamburo produce un rumore, anche se è classificabile rumore in quanto non produce un'altezza precisa. Adesso vediamo come viene gestito, lavorato, utilizzato il rumore in ambito musicale, cioè proprio all'interno della musica. Qui facciamo un po' di discorso storico. C'è un periodo che è importante per sdoganare il rumore dall'ambito relegato a fastidioso, non c'entra con la musica. Siamo nel Novecento, il 1900, gli inizi del Novecento con i futuristi. Prendiamo un esponente, Luigi Russolo, che ha creato proprio anche uno strumento che produce solo rumori e si chiama l'intonarumori. Ve ne faccio vedere un'immagine così vi fate un'idea. Questi cassoni riproducevano delle onde sonore che riproducevano appunto effetti rumorosi, ma venivano anche proprio classificati a seconda dell'effetto prodotto, quindi erano classificati come gorgogliatori, ronzatori, scoppiatori, eccetera. E venivano anche classificati per altezza. Allora qui altezza, non altezza precisa, non nota, ma altezza posso dire che un rumore ha un effetto più acuto e uno più grave. Stiamo parlando a livello generale. Non posso dire che produce un do, un re o mi. Ma più chiaro, più acuto o più scuro, più cupo? Ovviamente sì, quindi rientriamo magari anche in un concetto un po' più ampio di registri. Sentiamo un pezzo di Luigi Russolo, un frammento di questo pezzo che si intitola Risveglio di una città. Rumore, inteso però come pezzo musicale, brano. Allora, Risveglio di una città, tenete sempre presente che è una città dell'inizio del Novecento, quindi i rumori sono molto diversi da quelli che sentiamo noi nelle nostre città attuali. Questo è importante da tenere presente. Qui siamo nel Novecento, sicuramente il rumore diventa sempre più parte fondamentale della nostra vita quotidiana. Ma solo dal Novecento il rumore ha fatto parte integrante della musica? No, assolutamente. Andiamo indietro nel tempo, andiamo molto indietro nel tempo, nel Settecento. Molti di voi conoscono la Kindersinfonie. Noi la conosciamo anche come Sinfonia dei giocattoli e la conosciamo come paternità nella nostra storia, per molti di noi. Il padre di questa sinfonia era Leopold Mozart, il papà di Wolfgang Amadeus. A tutt'oggi viene accreditata un altro compositore che si chiama Edmund Angerer. Però la Kindersinfonie come melodia è abbastanza conosciuta e ci serve proprio perché siamo nel Settecento e questo compositore ha inserito all'interno dell'organico strumentale dei giocattoli che riproducono alcune volte dei suoni, dei versi che riproducono uccelli, il cucù, la quaglia, eccetera, e altre volte proprio solo esclusivamente i classici giocattoli, ovviamente del Settecento, dei bambini, quindi il rumore. E sappiamo che ai bambini il rumore piace, stimola incredibilmente, quindi torniamo tutti bambini e sentiamoci questo frammento della Kindersinfonie. Rumore all'interno della composizione.
Adesso facciamo un altro esempio. Abbiamo fatto 900, 700, 800. Piotr Ilyich Tchaikovsky, Ouverture 1812. Questa composizione Tchaikovsky l'ha composta per commemorare la sconfitta e la relativa scacciata dei francesi dalla Russia. All'interno dell'organico strumentale di questa ouverture abbiamo i cannoni. Allora, strumenti, in questo caso parte dell'organico, cannoni veri, cannoni. È ovvio che questa composizione deve essere eseguita all'aperto, questo è ovvio. Adesso vi faccio sentire anche questo esempio, vi prego però prima anche di riflettere, al di là che non sentirete proprio una qualità acustica splendida perché è ripreso all'aperto, i cannoni. Allora, i cannoni li sentite, sicuro, è ovvio, e l'effetto del rumore è ben chiaro. Quello che mi preme anche farvi riflettere, che è importante, è la difficoltà di rendere sincrono l'intervento dei cannoni con l'orchestra, perché, ripeto, cioè, sono parte non solo dell'organico, ma anche parte della partitura, fanno parte dell'aspetto ritmico e quindi comunicano all'interno, si eseguono la loro parte all'interno, stando ovviamente in una zona diversa dall'orchestra, questo per ovvi motivi, se no esplodono tutti gli orchestrali. E la difficoltà e le prove di far sì che i suoni, l'effetto ritmico combaci perfettamente nel punto dove deve intervenire il cannone non è una cosa da poco. Sto zitta, vi faccio sentire anche questo esempio. Quindi abbiamo sentito tutti gli esempi all'interno di questo video dedicato alla differenza tra suono e rumore. Questa differenza che ovviamente è una differenza da un punto di vista acustico, suono, onda sonora regolare, rumore, onda sonora irregolare. Ma poi tutto il resto è un bel dipende. Quindi rumore e suono diventano musica. C'è sempre un altro punto di vista, sempre. Alla prossima!